Ciao a tutti e benvenuti su About Biology. Negli scorsi video abbiamo parlato delle grandezze fondamentali che vengono utilizzate in chimica e avevamo definito la massa come una misura della quantità di materia di un oggetto e più di preciso la grandezza che esprime l'inerzia di un corpo. Oggi invece parleremo della composizione della materia e quindi delle sostanze. Una sostanza è per definizione un materiale che ha una composizione uniforme e possiede un insieme di proprietà fisiche e chimiche specifiche. Le sostanze possono essere pure quando sono formate da un solo tipo di componente. Il ferro, il magnesio o l'acqua distillata sono degli esempi di sostanze pure. Ciascuno di questi ha infatti una composizione omogenea e delle proprietà che permettono di distinguerlo dagli altri materiali. L'acqua del mare invece, pur avendo un aspetto uniforme, contiene altre sostanze come i sali, che possono essere separati facendo per esempio evaporare l'acqua marina. Le sostanze hanno due caratteristiche fondamentali. Ogni sostanza ha un'identità chimica e fisica ben definita. Infatti, ciascuna sostanza presenta delle proprietà che rimangono invariate indipendentemente dalle dimensioni o dalla provenienza del campione. Queste proprietà che caratterizzano la sostanza sono sempre intensive. Se non ricordi questo concetto, ti consiglio di dare un'occhiata ai video precedenti. E visto che ci sei, iscriviti al canale per non perderti neanche i prossimi. La temperatura di ebollizione e quella di fusione sono due proprietà fisiche significative. La seconda importante caratteristica delle sostanze è che non esistono due sostanze con identiche proprietà fisiche e chimiche. Molte sostanze possono apparire simili a prima vista, ma analizzandole in laboratorio si notano sempre delle differenze significative tra una e l'altra. In natura è difficile trovare una sostanza allo stato puro. La maggior parte dei corpi, infatti, contiene diverse sostanze che sono mescolate in modo più o meno evidente. E questi materiali, che sono formati da due o più sostanze mescolate, sono chiamati miscugli. Questi possono essere eterogenei o omogenei. Un miscuglio eterogeneo è costituito da due o più componenti, che formano dei sistemi chiamati fasi, separati da delle superfici definite e diversi l'uno dall'altro per proprietà riconoscibili a occhio nudo o con un microscopio. Il granito è un esempio di miscuglio eterogeneo. Altri miscugli eterogenei formati da solidi e liquidi possono all'apparenza sembrare omogenei se questi vengono mescolati vigorosamente, ma l'effetto è soltanto temporaneo e con il tempo i componenti si stratificano e questo genere di miscugli sono chiamati sospensioni. I miscugli omogenei sono invece dei miscugli costituiti da delle sostanze che si mescolano così bene da non essere più riconoscibili a occhio nudo o con un microscopio ottico. E questi sono chiamati soluzioni. Solitamente nelle soluzioni andiamo a distinguere un solvente, ovvero ciò che scioglie, e un soluto, ovvero ciò che viene sciolto. Il solvente è la sostanza presente in quantità più rilevante, mentre il soluto è la sostanza presente in minore quantità. Nelle soluzioni liquide il solvente è liquido, ma in esso possono essere disciolti vari gas. E questo è il semplice esempio dell'anidride carbonica in una bibita gasata. Nelle soluzioni liquide possono però essere disciolti altri liquidi, come l'inchiostro nell'acqua, oppure dei solidi, come lo zucchero nel caffè. Le soluzioni in cui il solvente è rappresentato dall'acqua sono dette soluzioni acquose. Ogni solvente ha la capacità di sciogliere soltanto alcune sostanze. Per esempio, l'acqua va a sciogliere l'inchiostro, ma non va a sciogliere l'olio. Un buon solvente per l'olio è invece la benzina, che a sua volta è una soluzione. Abbiamo detto che le soluzioni sono dei sistemi formati da una sola fase, ma sono omogenei solo dal punto di vista fisico, in quanto sono costituite da sostanze diverse e quindi sono chimicamente eterogenee. Esistono infine dei miscugli chiamati colloidi, che presentano delle proprietà intermedie tra quelle delle soluzioni e quelle dei miscugli eterogenei. Questi appaiono formati da una sola fase, ma almeno un componente si presenta in forma di particelle di dimensioni comprese tra un micrometro e un nanometro. Queste dimensioni sono intermedie tra quelle delle particelle del soluto disperso in una soluzione e quelle delle fasi in una sospensione. Per questo motivo i colloidi in genere non si stratificano come le soluzioni,
ma presentano delle proprietà particolari che approfondiremo in un prossimo video. I colloidi, che sono costituiti da delle particelle solide disperse in un mezzo fluido, sono chiamati emulsioni. Alcuni esempi di emulsioni sono il latte, la maionese o il burro, mentre nelle colloidi vanno inclusi la schiuma, la nebbia e il fumo. In alcuni casi si può far fatica nel distinguere delle soluzioni da delle sostanze. Molti materiali come l'acqua demineralizzata, l'acqua potabile, l'ammoniaca, la benzina sono delle soluzioni, ma sembrano delle sostanze. Per evitare quindi confusione è giusto ricordare che le soluzioni possiedono due caratteristiche. Innanzitutto non hanno proprietà costanti, perché i loro componenti possono essere mescolati in proporzioni diverse da caso a caso. Molte proprietà chimiche e fisiche di una soluzione dipendono infatti non soltanto dal tipo di sostanze contenute, ma anche dalle loro concentrazioni relative. Inoltre, nelle soluzioni le sostanze sono mescolate, ma non perdono la loro identità. Queste possono essere quindi separate utilizzando dei processi fisici come la distillazione, la cromatografia o l'estrazione con solvente. La separazione dei miscugli di una soluzione sicuramente è più difficile rispetto a quella di altri componenti di un miscuglio eterogeneo, perché ogni volume di soluzione ha delle proprietà identiche agli altri. Le soluzioni liquide, infatti, sono dei sistemi stabili dal punto di vista della gravità. I loro componenti non si separano e non si stratificano secondo la diversa densità, come accade invece nei miscugli eterogenei liquidi. E tra i metodi di separazione dei miscugli eterogenei abbiamo la decantazione, la filtrazione e la centrifugazione. Le differenze di comportamento tra le soluzioni e le sostanze si spiegano considerando la loro composizione. Per definizione, quindi, una sostanza è costituita di particelle tutte uguali tra loro. Una soluzione invece contiene delle particelle diverse, mescolate e distribuite in modo uniforme nello spazio disponibile, in modo che ogni volume di soluzione abbia la stessa composizione degli altri. Detto ciò, abbiamo concluso questo video riguardo sostanze, miscugli e soluzioni. Ti ricordo di iscriverti al canale per non perderti i prossimi contenuti. E se vuoi entrare a 360 gradi nel mondo biologico e scientifico, seguici su Instagram e Telegram ai link che trovi qua sotto in descrizione. Per il momento è quindi tutto. Grazie per l'attenzione e a presto da About Biology.